udite per Beck? La torre di Pisa fa marcia indietro, sì. Dopo una vita che pende in avanti, negli ultimi 6 mesi si è addirittura raddrizzata. Beh, meno male, verticalizza allora, Di quanti millimetri? Via col pulsante! Benvenuti nella soffitta di Pippo, mettetevi comodi, qui celebriamo il cinema, le dive e i ricordi più belli e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Maurizia Paradiso, un nome che se hai vissuto gli anni 90 davanti alla televisione notturna non ti riporta solo un ricordo, ti riporta una sensazione precisa, quella di stare guardando qualcosa che rompeva le regole. Luci soffuse? Sì, ma anche parole dirette, sguardi senza filtri e quella carica di provocazione che entrava dritta nelle case senza bussare. Perché Maurizia non era una presenza rassicurante, era una scossa. Una di quelle che ti facevano restare lì anche quando dicevi spengo tra un minuto. E invece no. Complimenti a Maurizia per la sua vera. Maurizia nasce a Milano il 25 giugno 1955. La sua non è una storia facile, è una storia fatta di ostacoli, di un'infanzia complicata, tra collegi e momenti che avrebbero messo in ginocchio chiunque. Ma lei no. Lei incassa, assorbe e restituisce al mondo una forza fuori dal comune, una forza che non si nasconde, si impone. Prima della televisione c'è la notte vera, quella dei locali milanesi, del pubblico che non ti regala nulla. Si esibisce con il nome di Laura Kelly, impara a stare sul palco, a reggere gli sguardi, a dominarli. Non subisce il pubblico, lo guida, lo provoca, lo tiene incollato. Poi arriva una data fondamentale, il 31 ottobre 1978. È lì che nasce Maurizia Paradiso, non è solo un cambio di nome, è una trasformazione totale. È l'inizio di un personaggio che non aspetta il suo momento, se lo prende. E quel personaggio trova il terreno perfetto in uno dei mondi più liberi e imprevedibili della televisione italiana, le televendite notturne. Un universo a parte, senza filtri, senza orari, senza regole davvero chiare. E lì Maurizia fa quello che pochi sapevano fare. Mentre tutti dormono, lei entra nelle case. Ma non per fare compagnia in silenzio. Ti provoca, ti stuzzica, ti tiene sveglio. Il suo stile è diretto, sfacciato, senza giri di parole. Non crea distanza, crea complicità. Una complicità quasi proibita. Shogun Plus stimolante, ve lo farò diventare duro come la coda di un canguro. Amici de las Noches non era solo un saluto, era un segnale. E quando lo sentivi sapevi che stava per succedere qualcosa. Poi arrivano gli anni 90. E con loro uno dei programmi più discussi, più chiacchierati, più spiati della televisione italiana. Colpo Grosso. Un fenomeno vero. Di quelli che tutti negavano, ma che nessuno riusciva davvero a ignorare. E Maurizia lì non è una presenza qualunque. È provocazione pura. È imprevedibile. È una di quelle figure che o ti conquistano o ti destabilizzano. Ma in ogni caso non le dimentichi. Ma il vero punto di rottura arriva nel 1993. Nasce Vizi privati, pubbliche visioni. E qui la televisione cambia davvero passo. Il programma, trasmesso su Lombardia 7, porta sullo schermo filmati fatti in casa, inviati da persone comuni. Vita reale, intimità condivisa, senza filtri. Oggi può sembrare normale, ma all'epoca era qualcosa di dirompente. Niente internet, niente social. Eppure quella curiosità, quella voglia di guardare, di spingersi oltre, esplode in modo clamoroso e al centro di tutto c'è lei. Maurizia non addolcisce, non protegge lo spettatore, non si tira indietro. Commenta, provoca, gioca sul filo, sempre un passo oltre il consentito. Tiene il pubblico agganciato, lo sfida, lo coinvolge, quasi lo mette alla prova. È televisione senza rete, senza paracadute. Arrivano le polemiche, tante. Controlli, critiche, pressioni politiche e mediatiche. Il programma cambia, si trasforma. Entrano telefonate in diretta, giochi, interazioni sempre più spinte. Ma non perde mai la sua anima. Libera, irriverente, scomoda. E Maurizia resta lì, al centro, a tenere tutto insieme. Nel 1994 arriva lo scontro con l'editore. Un confronto acceso, inevitabile. E lei lascia il programma. Ma ormai il segno è inciso nella memoria collettiva. Negli anni successivi attraversa altri mondi, spettacolo per adulti, musica, ospitate televisive, sempre con lo stesso stile, sempre senza compromessi. Costruisce un linguaggio tutto suo, fatto di slogan, battute, provocazioni, un modo di stare davanti alla telecamera che oggi semplicemente non esiste più.
perché Maurizia non è mai stata addomesticata, mai resa innocua. E dietro quella forza, però, c'è sempre una persona che continua a combattere. Nel 2015 arriva la prova più dura, una diagnosi di leucemia, un colpo pesantissimo. Ma anche lì Maurizia non si piega, lotta, resiste. E lo fa con una forza impressionante, senza perdere quella sua ironia tagliente, quasi disarmante. E quando supera quella battaglia, torna a mostrarsi, a parlare, a esserci. Come a dire, io non sparisco. Certo, la sua vita resta complessa. Tra difficoltà economiche, delusioni personali, momenti durissimi, non è mai stata una strada facile, ma è proprio questo che la rende vera, umana, indimenticabile. E allora viene spontaneo chiederselo. Maurizia Paradiso è stata uno scandalo? Sì. È stata trasgressione? Sì. Ma è stata anche qualcosa di più. È stata una pioniera. Una delle poche capaci di portare in televisione una libertà totale, senza chiedere il permesso a nessuno, senza abbassare lo sguardo. E diciamolo con un sorriso. Altro che piattaforme moderne. Lì bastava una televisione accesa nel cuore della notte e una donna capace di guardarti dritto negli occhi, per non farti andare via. Se questo viaggio ti è piaciuto, iscriviti subito alla Soffitta di Pippo, lascia un like e attiva la campanella. E dimmi nei commenti, ti ricordi quelle notti davanti alla TV? O eri tra quelli che dicevano di non guardare? Perché qui certe storie non si dimenticano. Spero che questo viaggio nella soffitta di Pippo vi sia piaciuto. Se volete continuare a scoprire gemme nascoste del cinema e sostenere il canale, non dimenticate di seguirci e di attivare la campanella. Vi aspetto!